no sé, modelo, más que nada modelo. Y dice, no, sí, el tapado de la tuya era mío. Ciao amici, ed eccomi qui, è arrivato il momento di fare le valigie. Mi sembra ieri, letteralmente, che facevo il video in cui vi spiegavo i motivi e le ragioni per le quali io fossi qua. La verità è che già passarono 3 mesi e sono stati forse i mesi in cui ho imparato di più nella mia vita, in cui ho vissuto di più, non a livello di esperienze, sì, anche a livello di esperienze, ma a livello di cose interne. Cioè, ho imparato tanto in questi mesi. Sto facendo questo video in realtà senza aspettative, senza niente, senza nessuna idea specifica. Lo sto facendo solo per distrarmi e rendere la mia tristezza un po' produttiva. Vi porto con me in questo viaggio di più di un giorno per tornare in Italia. Mi sono anche dimenticato di dire che la mia famiglia e i miei amici non sanno che io stia tornando, quindi sarà una sorpresa, vedrete anche le loro reazioni. Tutto questo sempre per rendere produttiva la mia tristezza. Ciao amici, questo è il giorno dopo. Come potete vedere dai miei occhi, oggi sono felicissimo di partire. Facu ha appena lasciato casa, ci siamo appena salutati perché oggi ha un esame che non poteva assolutamente saltare, quindi si è aggiunta questa cosa tristissima che non potrà accompagnarmi all'aeroporto, ma va bene così, sono felicissimo di questa cosa. Sì ragazzi, la verità è che questo video lo sto facendo solo per distrarmi, perché se io non avessi premuto play, il mio pianto starebbe ancora continuando al momento. Eccomi qua amici, ho imbarcato le mie valigie, sto tornando a casa, per ora la situazione è stabile, penso che ho terminato le mie lacrime per oggi, anche se penso che potrei scoppiare a piangere da un momento all'altro. Adesso vado ad imbarcare, ho aspettato fino all'ultimo che magari il mio fidanzato finisse il suo esame in università e potesse raggiungermi per un ultimo saluto, però non è stato possibile e va bene così. La fila era lunghissima per imbarcare la valigia, ma per fortuna mi hanno detto che dovrò recuperarla direttamente a Roma. Io avevo paura di dover fare un altro check-in a Madrid, perché da Cordoba a Madrid è con l'ATAM, ma Madrid-Roma era con Iberia, quindi avevo paura di dover fare un altro check-in, ma per fortuna no, recupererò tutto quanto a Roma. Niente, salutiamo Cordoba per il momento. Ecco, ho detto 2 secondi fa che avevo finito le lacrime, adesso potrei piangere un'altra volta. Ho messo
cappello perché qui la situazione inizia a diventare tragica e ho bisogno il più possibile di coprire la mia faccia perché inizia a diventare sempre più disperata. Come avete visto ho mangiato, in realtà penso non abbiate visto la mia comida, il mio pranzo, ho ordinato un hamburger, penso abbiate solo visto me bevendo la birra. Mi sono un attimo rilassato, ho chiamato Miriam, stiamo organizzando la sua visita perché viene a trovarmi in Calabria. Dopo ho cercato veramente come un dipendente assoluto un posto per fumare perché questo volo durerà 14 ore e nonostante io non fumi tanto sentivo la fortissima necessità di fumare prima di questo volo. Ho chiesto a chiunque, ho chiesto a camerieri, ho chiesto a persone della box informazione, niente, questo aeroporto non ha un'area fumatori, non si può fumare, l'unico modo per fumare è uscire fuori ma con innumerevoli rischi, quindi ho deciso di prendere il terzo caffè della giornata per sostituire la dipendenza del fumo con la caffeina e vi farò sapere se funzionerà. Adesso sono qui seduto, sto un attimo caricando i miei dispositivi elettronici, mi sto preparando a questo volo. Il gate esce fra 10 minuti ma si imbarca fra tipo un'ora e mezza, quindi ho un po' di tempo. Mi aspettavo peggio, cioè mi aspettavo che tipo arrivato qui avrei, non so, mi sarei chiuso in un bagno e mi sarei preso a schiaffi da solo o mi sarei buttato a terra e avrei pianto, ma la verità è che non sono felice ma non sono triste. Questo era il mio aggiornamento al momento su questo viaggio. Ciao amici, aggiornamento, sono passate all'incirca 3 ore e devo dire la verità, queste ore sono passate molto velocemente. Sto guardando Wicked, il film di Ariana Grande e Cynthia e finora tutto ok, ho cenato, adesso inizio un po' ad annoiarmi, però finirò di vedere questo film, prenderò la mia melatonina e spero di andare a dormire. Sto anche iniziando un pochino a essere triste e finora abbastanza ok il mio umore, non ho pianto, ero rilassato, mi stavo godendo il viaggio. Ora che arriva sera inizio un po' a diventare nostalgico, inizia a mancarmi tutto, però va bene così, fa parte del processo. Probabilmente mi concederò un piccolo pianto più tardi. Ci aggiorniamo, un bacio. Io che sto facendo sto video tipo a caso, solo per tenermi compagnia e per documentare questo viaggio nei sentimenti. Ebbene sì amici, dopo 3 giorni di viaggio, eccomi qua nella mia stanza in Calabria. Questi sono solo la metà dei pacchi che ho qui perché io prima vivevo in affitto a Roma e ho lasciato quella casa, quindi in questi 3 mesi a distanza ho coordinato tutto quanto il trasloco grazie a delle persone fantastiche che l'hanno fatto per me, quindi mi hanno portato tutti i pacchi da Roma alla Calabria e come vi ho già detto questi sono solo la metà dei pacchi, i prossimi pacchi arriveranno settimana prossima e li spacchetteremo tutti quanti insieme, ma torniamo a noi.
Dopo 3 giorni sono qui in Calabria, nella mia città natale. Fa strano perché è come se avessi tante case. Mi sento a casa in Argentina, mi sentivo a casa a Roma, mi sento a casa qui e mi sento catapultato veramente in un'altra realtà, in un'altra dimensione, in un'altra vita. Volevo spendere giusto 2 parole riguardo a questi mesi in Argentina e volevo dire che... Allora, chi mi conosce sa che sono una drama queen e per mantenere questo titolo ho deciso di spendere giusto 2 parole, cosa che non ero più abituato a fare da tempo. Sono approdato in Argentina con una valigia piena di paure ed un cuore pieno di amore, alla ricerca di quella che potesse essere la mia serenità. Il 2025 è iniziato mettendomi a dura prova, ma posso dire sia l'anno più bello e vissuto della mia vita fino ad ora. Ho sempre desiderato vivere la mia vita come le persone che io ammiro la vivono, una vita avventurosa, una vita da film, una vita che, se la mettessi in un'autobiografia, qualcuno la leggerebbe con passione e ispirazione. Sono arrivato in Argentina che sapevo poche cose di me stesso, forse proprio per cercare le risposte a quel test difficilissimo che io avevo creato per me stesso e che non riuscivo a superare, per imparare quei capitoli di quella materia che si rimanda sempre all'ultimo appello perché è troppo difficile. Sicuramente qualcosa l'ho imparata. Ho imparato lo spagnolo e l'ho aggiunta come terza lingua al mio curriculum. Le mie prime 2 settimane sono state un po' challenging e quasi ho pensato di tornare a casa, però non sono uno che si arrende facilmente. In una conversazione dove tutti parlavano una lingua a me sconosciuta, anche io volevo dire la mia. Volevo esprimere il mio parere ed è stata la mia voglia di farmi conoscere e condividere opinioni che mi ha dato la motivazione di imparare innumerevoli parole al giorno, che mi permettessero di esprimermi. Ho imparato che a volte non c'è bisogno di parlare, che i gesti contano più di una parola, che l'anima di una persona emerge anche con uno sguardo. Ho imparato che è inutile pianificare, domandarsi dove saremo domani o fra un mese, che la vita ti sorprende ed è sempre un passo avanti a te. Grazie alle persone che ho conosciuto in questo cammino. Grazie per avermi insegnato come si fa il mate e per avermi fatto sentire sempre amato mostrandomi il valore che ho e dimostrandomi cosa significa vivere con leggerezza, con semplicità e senza preoccuparmi delle cose che non hanno risposta. Grazie ai miei studenti per avermi fatto riscoprire la semplicità della cosa che più mi piace fare, per avermi lasciato vedere in voi quello che ero io qualche anno fa, per avermi dato la possibilità di creare uscendo dai bordi, per aver messo impegno in quello che era scomodo rendendolo un po' più confortevole. A voi. Non smettete mai di esplorare, di rischiare, di perdere l'equilibrio e cadere a terra, di esplorare l'inesplorabile. Ora so che siete in grado di farlo. A Facu, per avermi insegnato a vivere senza preoccuparmi troppo di farlo, per avermi insegnato che posso essere felice anche senza sapere se lo sarò fra qualche mese, per avermi insegnato che sono speciale, che l'amore non basta ma che è sufficiente e che un mondo intero non è più forte di 2 sentimenti insieme. A Cordoba. Grazie per essere casa, per essere stata gentile con me, per avermi accarezzato durante le mie lunghe passeggiate ed avermi abbracciato quando mi sentivo solo. Ho imparato che casa non è dove è la residenza o le tue radici. Casa sono le persone, casa è uno stato d'animo e non è passato un solo giorno in cui io non l'abbia sentito. Lascio casa per tornare a casa, almeno per un po'.